Ciao a tutti, in questo video dedicato al grande e leggendario artista marziale Bruce Lee vorrei consigliarvi intanto qualche bel documentario dedicato a lui, ma anche un paio di libri e alcuni dei suoi film più famosi. Comincerei da questo bel film e documentario intitolato Bruce Lee, la leggenda, un documentario particolarmente interessante poiché contiene al suo interno la sequenza integrale della pagoda girata da Bruce Lee per il suo ultimo film, l'ultimo combattimento di Chen, The Game of Death, una sequenza che si riteneva andata perduta, qui ritrovata e riproposta nella sua versione integrale. Un Bruce Lee mai visto prima. Il suo celebre pugno era in grado di atterrare il più forzuto degli uomini ed era capace di cimentarsi in serie di addominali in equilibrio su un solo dito. Potete godervi tutto ciò e molto di più in Bruce Lee la leggenda, dove vedrete per la prima volta in assoluto qualcosa di ancora più sorprendente, oltre 30 minuti ininterrotti di azione e combattimenti, tratti dal film ambizioso e rivelatore che Bruce Lee stava girando nel periodo della sua scomparsa, il 20 luglio 1973. Attingendo da una preziosa pellicola rimasta inaccessibile per ben 28 anni, John Little crea una straordinaria panoramica sull'uomo e il suo film incompiuto, in parte documentario, contenente scene inedite tratte da riprese casalinghe dello stesso Lee ed altro, e in parte esperienza cinematografica, comprendente la pellicola rimasta inaccessibile così a lungo, ricostruita sulla base delle note del copione ritrovato tra gli effetti personali di Lee. Il divertimento assicurato. Bruce Lee, la leggenda, è un'esperienza da non perdere per tutti i fan di Bruce Lee. Questo bel documentario contiene anche delle belle interviste a molti personaggi noti che lo hanno conosciuto, su tutti Kareem Abdul-Jabbar, stella dei Los Angeles Lakers, il quale fu anche allievo di Bruce Lee e lavorò con lui nel film The Game of Death. L'altro e più recente film documentario dedicato a Bruce Lee che vorrei consigliarvi quest'oggi è questo, intitolato Io sono Bruce Lee. Io sono Bruce Lee ripercorre la straordinaria vita, il pensiero unico e l'eredità lasciata da una delle icone più famose del XX secolo, Bruce Lee. Attraverso le interviste private rilasciate da familiari, amici e star dello sport, indaghiamo su come Bruce Lee abbia influito e continui a influire sulle vite, sulle carriere e su un particolare stile di vita delle persone. Anche in questo documentario troveremo diverse interviste alla moglie Linda Lee, a Shannon, la figlia di Bruce Lee, ma anche a star dello sport come Kobe Bryant, l'ex stella dei Los Angeles Lakers, e molte altre persone del mondo dello sport, dello spettacolo presenti in questo documentario. Vorrei consigliarvi anche questo bel libro scritto dalla moglie di Bruce Lee, Linda Lee, intitolato Dragon, da cui poi si sono ispirati per realizzare il film Dragon, la storia di Bruce Lee, ne parleremo tra poco. Le arti marziali, i film, i successi, splendore e morte di un mito del nostro tempo. Bruce Lee, nonostante la sua scomparsa prematura nel 1973, continua a vivere nelle menti di tutti coloro che amano le arti marziali, perché il suo spirito non ha mai abbandonato i loro cuori. Sua moglie Linda Lee narra finalmente la vera storia di questo grandissimo personaggio, divenuto ben presto un mito, per le sue straordinarie doti atletiche e carismatiche. Il libro è splendidamente illustrato da fotografie inedite tratte dagli album di famiglia, che lo ritraggono nei momenti più significativi della sua vita privata e della sua carriera. Un'opera unica, scritta con semplicità e accuratezza, dalla quale traspaiono il sentimento di stima profonda e gli affetti che hanno accompagnato la breve ma intensa vita di Bruce, non soltanto un documento storico, ma anche una grande fonte di ispirazione per le persone che credono nella funzione, oltre che sportiva, anche morale e spirituale delle arti marziali. Il testo è illustrato da 264 fotografie. Ecco qui qualche bella fotografia contenuta all'interno del libro di Linda Lee, Dragon. Lo ricordiamo, Bruce Lee fu allievo del maestro Ip Man, studiò il Wing Chun, imparò il Kung Fu fino a divenire a sua volta un maestro e a fondare una sua propria arte marziale, ovvero il Jeet Kune Do, ma arrivò poi negli anni, complici anche i suoi studi di filosofia, a considerare non avere metodo come unico metodo. È stato veramente un personaggio straordinario, sia come maestro di arti marziali, come filosofo e naturalmente come star del cinema. È considerato una delle più grandi stelle che il cinema ricordi. Consideriamo anche il periodo storico in cui ha vissuto, in cui c'era ancora anche una forte discriminazione razziale verso la comunità cinese e anche la stessa comunità cinese era piuttosto chiusa nella sua mentalità, non volevano ad esempio che un cinese insegnasse a un non cinese i segreti delle loro arti marziali, ma Bruce Lee invece, come sappiamo, aprì le sue palestre ed insegnò sia ai cinesi che ai non cinesi. Un altro bel libro che vorrei consigliarvi è questo, intitolato Il piccolo drago. Qui vediamo Bruce Lee nel film I tre dell'Operazione Drago,
una nuova interpretazione e una rilettura del mito di Bruce Lee nel campo sportivo e in quello del cinema. L'autore riesamina questo straordinario personaggio alla luce di nuovi documenti storici e umani e ne traccia una biografia accurata che sconvolge quella finora conosciuta. L'infanzia, l'America, i contatti con il cinema e la conoscenza dei grandi maestri segnano gli antefatti narrati in questo libro per entrare nel cuore della trattazione. Il ritorno ad Hong Kong, l'improvvisa popolarità, i rapporti con gli attori e registi del Kung Fu e la morte prematura che diede inizio alla dimensione leggendaria del piccolo drago. L'arte marziale di Bruce Lee è trattata considerando la sua filosofia e il suo metodo personale, il Jeet Kune Do. Per la sua modernità rispetto alla tradizione, provocò polemiche tra i maestri, ampio spazio è dedicato anche alla filmografia di Bruce Lee, con ricchezza di dettagli sulle trame e numerosi dati tecnici. Questo è ciò che troverete all'interno di questo bel libro, Il piccolo drago, Bruce Lee. Bruce Lee morì molto giovane, lo ricordiamo durante le riprese del film The Game of Death, proprio il film insieme ai tre dell'Operazione Drago che l'avrebbe reso una star di livello internazionale, con il film che l'avrebbe consacrato definitivamente, avvenne la sua purtroppo prematura scomparsa. Stessa triste sorte che segnò anche il destino del figlio, Brandon Lee, a sua volta con il film Il Corvo sarebbe diventato una vera e propria stella, era in totale ascesa la sua carriera e purtroppo, come tutti sappiamo, morì. Il figlio di Bruce, Brandon, durante le riprese del film interpretava Eric Draven, il protagonista del film Il Corvo, e a causa di un terribile incidente sul set, come tutti sappiamo, morì anche Brandon Lee. Gli sono sopravvissute la moglie Linda e la figlia Shannon, che verranno intervistate, come detto, anche in questo bel documentario. Ora vi mostro in breve il film, questa è l'edizione in VHS, Dragon, la storia di Bruce Lee, il biopic dedicato a Bruce Lee, questa è l'edizione in DVD. Bruce Lee, il famigerato maestro di arti marziali, implacabile nella sua ricerca della perfezione fisica e mentale, è stato l'ideatore e il sostenitore di un approccio rivoluzionario a una delle più antiche forme di combattimento, diventando una leggenda per intere generazioni. La vita di un uomo misteriosamente stroncata a soli 34 anni e la sua filosofia di cui restano gli insegnamenti. Le arti marziali sono, in definitiva, una conoscenza di se stessi. Un pugno o un calcio servono non per far sputare l'anima al tizio che ti sta di fronte, ma per svuotare il suo ego, le sue paure, i suoi blocchi. Una breve esistenza, quella di Bruce Lee, segnata tragicamente dal destino, ma fonte di ispirazione spirituale per chiunque voglia rompere le barriere della paura e del pregiudizio. Questo è il film Dragon, la storia di Bruce Lee, ispirato in parte dal libro che vi ho precedentemente mostrato, con uno straordinario e bravissimo Jason Scott Lee nei panni di Bruce Lee. Qui qualche altro suo film, ecco qui L'Urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente con la storica sequenza del combattimento finale tra Bruce Lee e Chuck Norris, lo ricordiamo, 7 volte campione del mondo di karate Chuck Norris e Bruce Lee si sfidano nel Colosseo a Roma. Dalla Cina con furore, altro bellissimo film con protagonista Bruce Lee, un altro piccolo cult. A Shanghai ci sono 2 centri di addestramento per arti marziali. La tensione fra le 2 scuole è enorme, al punto che il capo della scuola, Yan, decide, travolto dall'odio, di eliminare il suo maggior concorrente, capo della scuola rivale. Un giovane discepolo, che vede uccidere il suo maestro, non può perdonare la sua vendetta e senza limiti. Con le sue mani micidiali, taglienti come spade, fa strage di tutti gli adepti della scuola concorrente, riuscendo a eliminare, dopo una tremenda lotta, il capo stesso degli avversari. Questo era Dalla Cina con furore. Qui ho anche la versione in DVD, in questo cofanetto contenente la filmografia completa di Bruce Lee. Ed ecco qui i 3 dell'Operazione Drago, il mio preferito devo dire tra i film interpretati dal grande Bruce Lee. A 30 anni dalla sua prematura scomparsa, Bruce Lee rimane la stella più luminosa delle arti marziali nel cinema. Questo suo ultimo film capolavoro, I 3 dell'Operazione Drago, resiste alla prova del tempo come il più amato racconto epico di questa disciplina nella storia del cinema. Per il suo 30° anniversario questa avventura al cardiopalmo ritorna in DVD, in una preziosa edizione in 2 dischi contenute numerosi documentari ipnotizzanti, che prendono in esame la vita familiare di Lee e i suoi incredibili successi, incluso il dietro le quinte di questa pietra miliare dei film d'azione del produttore Fred Weintraub, con scene inedite di Lee in azione. Questo è I 3 dell'Operazione Drago, questa è la bellissima edizione uscita per il 30° anniversario del film. In conclusione vi consiglio questo bel documentario, questa è la versione in VHS, si intitola Le furie del cinema, si parla delle star del cinema di arti marziali, abbiamo Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li e naturalmente un ampio spazio non poteva non essere dedicato al grande, immenso Bruce Lee. Ci tenevo perciò a fare questo mio piccolo omaggio a Bruce Lee, Be Water, my friend.
Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi rimando a un mio prossimo video, vi consiglio questi bei film e alla prossima. Lunga vita e prosperità.